Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione. Può essere un momento dove fisserete nuovi obiettivi o dove potreste, diciamo, definire nuove aspirazioni. È anche una carta che ci parla di destino, in quanto il destino è scritto nelle stelle. Ed è anche una carta che è collegata alla canalizzazione, a quello che potreste canalizzare in questo periodo anche attraverso i sogni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per il segno solare, lunare e l'ascendente. Sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come calcolare questi segni. In più, sempre in descrizione, trovate il mio indirizzo email nel caso voleste una consulenza personalizzata, numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al video corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per la seconda metà di luglio. Allora, partiamo con un 5 di coppe, un 2 di coppe, abbiamo la carta della morte, 9 di pentacoli, carro, 4 di pentacoli, 7 di bastoni, sette di denari e poi qui ragazzi abbiamo un 4 di bastoni e il mondo. Dovete portare pazienza, ma ho una spalla fuori uso e quindi riesco più o meno a muovere un braccio. Diciamo che di abile ce n'è uno solo. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro, l'amore, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Tenete presente che prima non ho detto che c'è la promozione di luglio attiva fino al 31 di luglio. Anche di questa trovate il link sotto in descrizione o comunque vi basta mandarmi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego il tutto. Allora ragazzi, partiamo da questo 5 di coppe, abbiamo il mondo. Io credo che qui qualcuno abbia chiuso un capitolo, mondo e appeso, o si voglia chiudere un capitolo. La carta base è un 5 di coppe, quindi c'è comunque un qualche tipo di carenza, di vuoto che si vuole probabilmente lasciare indietro. Con questo 5 di coppe qualcuno di voi potrebbe pensare di non avere più chance in una determinata situazione o relazione, però è anche vero che qui avete l'appeso che vi dice di guardare le cose in prospettiva, di guardare le cose da un altro punto di vista. È anche una di quelle carte che vi dice che c'è da accettare qualche tipo di situazione o di questione. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Oh, c'era la carta ci sono delle carte girate.
Aspettate. Mago, amanti e stella. Sembra quasi che ci sia come un nuovo inizio di qualche situazione romantica, effettivamente lì avete anche un 2 di coppe e qui c'è di nuovo la stella. Probabilmente c'è come un vostro desiderio che potrebbe iniziare. Adesso queste le rimetto dentro, Era giusto perché erano girate e volevo vederle. Allora, andiamo a vedere questo 2 di coppe. Imperatrice e regina di coppe. Devo dire tanti sentimenti, tante emozioni, un qualche cosa che ha un potenziale di crescere. Questo 2 di coppe potrebbe rappresentare sia una nuova conoscenza romantica, una nuova coppia a livello romantico, però potrebbe anche rappresentare qualche alleanza da un punto di vista lavorativo. Andiamo a vedere la morte. Torre. E 7 di spade. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, che avete bisogno di destrutturare, di interrompere. Mi verrebbe da dire di chiudere con la carta del mondo, ma che qualcuno di voi potrebbe far fatica a, anche perché c'è questa torre che è girata al contrario, anche 7 di spade, come se non voleste accettare la verità di una certa situazione o relazione. Perché qui sento come se ci fosse la voglia di costruire, la voglia di espandersi con questa persona, però con questa regina di coppa al contrario è come se qualcuno di voi potesse effettivamente nascondere questo 5 di coppe, questa sorta di carenza emotiva, questa sorta di vuoto, ed è un po' come raccontarsela qua. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli perché è una carta di forte amor proprio. Abbiamo un 5 di bastoni e gli amanti che avevano già fatto capolino, ragazzi. Secondo me qua si tratta di amare di più voi stessi, amare di più quello che sono i vostri obiettivi, i vostri punti di arrivo. Io ho un po' la sensazione che qua con questo 5 di bastoni possiate avere come delle lotte interne sul che cosa voglio veramente io, è quello che voglio io, questa cosa qua in cui in cui mi sono trovato o trovata, è veramente la persona con la quale voglio costruire, con questo 2 di coppe. C'è come una sorta di autoanalisi, mi viene da dire, ma riferita all'amor proprio. Cioè, tra il 9 di pentacoli e la carta degli amanti, io sento che qualcuno di voi inizierà a darsi un valore diverso, più valore. Io credo che sia per quello che avete la regina di coppa al contrario lì su. Andiamo a vedere il carro. Nove di pentacoli nuovamente e cavaliere di spade. C'è voglia di indipendenza, c'è voglia di autonomia, c'è voglia di scegliere per proprio conto. Però io qua sento che c'è come una sorta di condizionamento, C'è come qualche cosa che non vi lascia liberi e con questa torre dovete lasciare, sia con la torre che con la morte dovete lasciare indietro. E qui abbiamo un carro, c'è come da muoversi da una situazione probabilmente di carenza a una situazione dove voi agirete per togliervi da questa carenza. Però la prima cosa la fa il quanto voi pensate di voi stessi, quanto vi valutate, quanto vi date retta, quanto vi ascoltate, quanto vi vedete, quanto fate le cose per il vostro benessere piuttosto che per, ipotesi, soddisfare le aspettative degli altri. Andiamo a vedere il 4 di denari. Abbiamo un 7 di coppe, Papa e 2 di pentacoli
C'è qualche cosa alla quale vi state aggrappando. Io credo che potrebbe essere questo sogno. Se qualcuno di voi ha già questo sogno, questo punto d'arrivo, diciamo impostato a luglio, qualcuno di voi potrebbe essere aggrappato all'ottenere quel risultato. Difatti poi qui abbiamo un 7 di bastoni che mi dice che difenderete con le unghie e con i denti le vostre idee, le vostre convinzioni, ma anche qua con un 5 di bastoni è come se voleste fare qualche cosa di diverso e steste un po' lavorando per concretizzare questo qualcosa di diverso. Allora, qui abbiamo un 6 di spade, un 5 di spade e un asso di pentacoli. Difatti, io credo che parte di questa difficoltà che possiate trovare in questo periodo sia dovuto a questo 6 di spade, ovvero al modo in cui pensate, che comunque crea anche questo 5 di spade. Ed è per quello, secondo me, che qua all'inizio avete l'appeso. Cioè, avete un certo modo di pensare che vi crea, vi fa stare in questo 5 di coppe, come in questo momento di carenza, di malinconia. E le carte qua vi dicono che a metà luglio riuscirete ad avere come un altro tipo di visione, per cui inizierete a muovervi in un altro modo. Abbiamo un asso di pentacoli, secondo me, indipendentemente da quello che vi potrebbero dire gli altri, inizierete qualche nuovo percorso, qualche nuovo obiettivo, potrebbe esserci qualche nuovo desiderio, perché l'asso di pentacoli è il seme e il 7 di pentacoli è l'attesa dopo la semina. Anzi, andiamo a vederlo, perché qui secondo me ci sarà da pianificare qualche cambio, pianificare qualche strategia per arrivare a questo 7 di denari. Qui abbiamo un fante di coppe per spiegare il 7 di denari e un 7 di denari. Sì, io non credo che ci sarà da aspettare molto, però la cosa che mi colpisce tantissimo è che finiamo con un mondo e un 4 di bastoni. Sono carte di riuscita, sono carte di risultati che arrivano, sono carte di stabilità, di felicità. Mi viene anche da dire di matrimonio, vedendo questo 4 di, di bastoni, è il raggiungimento dell'obiettivo. E qui vediamo la stella. Quindi, qualsiasi sia il vostro obiettivo, quello che voi volete realizzare, sento che in questi 15 giorni, se non riuscirete già a iniziare, anche se molti sì perché hanno un asso di pentacoli, sarà come un buon periodo per mettere delle nuove basi. Bene ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, secondo me ci sono buone probabilità che possiate perlomeno prendere contatto. Ora, io sento che qualcuno di voi avrà in testa questa cosa di andare all'estero o di spostarsi per cercare lavoro. E io vi dico che secondo me entro la fine del mese potreste effettivamente trovare qualche via, qualche scappatoia, qualche nuova azienda, qualche idea geniale per iniziare il lavoro che voi volete, per iniziare quel lavoro che avete puntato. Sento come se appunto luglio potesse essere un buon mese per seminare, per mettere delle basi per quello che poi arriverà più avanti. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, se state aspettando un trasferimento con tutte queste belle carte, sento che effettivamente potrebbe arrivare il trasferimento. Mm, Vi dico che se state aspettando una promozione, potrebbero promettervela, non la sento ancora che arrivi, però sì che c'è come un argomento, un tema che si può aprire lì intorno. Per quello che riguarda gli autonomi, io sento che è un buon periodo per seminare. C'è anche Mercurio retrogrado, ragazzi. Di solito quando c'è Mercurio retrogrado si parla di
mm, chiamiamolo risistemare quello che già c'è, oppure correggere o migliorare. È come se si riprendesse in mano quello che già c'è per migliorarlo, per dargli come una nuova vita, anche se vogliamo. Però sento che con il mondo e questo 4 di bastoni per qualcuno potrebbero proprio esserci delle collaborazioni in più. Difatti abbiamo un fante di coppe, qui qualche tipo di offerta potrebbe arrivare. Parliamo di economia. Ehm, non vi sento male. Diciamo che sarete parecchio oculati in questo periodo, farete molta attenzione a quello che spenderete. Non che vi manchino, però è come se aveste così tante cose per la testa da fare, non lo so, magari un po' di abbigliamento da rinnovare, il guardaroba, piuttosto che certe strumentazioni che vi servono per X cosa, piuttosto che per qualcuno potrebbero essere dei temi legali per qualcuno dove c'è da magari sento potrebbe essere l'aprire la partita IVA, l'ufficializzare o non lo so, ho come la sensazione che potrebbero esserci dei potenziali, non sono proprio investimenti, sono più delle spese da fare, ma è come se poteste scegliere quali e quando farle. Vi sento come liberi di scegliere quando poter far uscire i soldi. Ecco. Per il resto non vedo grossi ingressi, per adesso. Parliamo di progetti. Allora, sento che è un buon momento, soprattutto se avete già dei progetti in atto, è un buon momento per divulgare la cosa. Cioè, voi avete, non lo so, aperto un canale Instagram per dire ho un canale di YouTube ed è come se la seconda parte di luglio fosse un buon momento per fare pubblicità, per farlo sapere in giro, per far crescere questo nuovo settore nel quale state puntando. Adesso io vi ho parlato del canale perché è un canale di YouTube ed è uno degli esempi più facili che mi viene, però potrebbe essere qualsiasi cosa, ok? Parliamo adesso di relazioni. Allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, allora qui sento ragazzi che potrebbe esserci una nota dolente, sinceramente. O qualcuno di voi farà buon viso a cattivo gioco per non incrinare una certa situazione, cioè la darà vinta a qualcun altro per non incrinare la situazione, oppure c'è come un qualche cosa che potreste omettere, che potreste non dire per non intorpidire le acque, per lasciare le cose tranquille. Potrebbe far riferimento a questo 9 di pentacoli, a questo nuovo inizio, se vogliamo, a questo spostamento, visto che qui comunque avete sia il carro che 2 volte il mondo, c'è anche un 6 di spade. Sì, io sento che c'è anche un 4 di bastoni, per qualcuno potrebbe essere una questione legata ad una casa, legata proprio ad un trasferimento. E potrebbe anche essere che dobbiate dare come la caparra di una casa, ma che non vi diano ancora il contratto, quindi in quel caso lì non date soldi, a meno che non stiate firmando il compromesso in quel momento. Con una mano firmo il compromesso, con l'altra do i soldi, per esempio. Cioè, anche se è un'agenzia, non vi fidate se le cose non sono fatte in modo regolare, anche se è un'agenzia, ok? Per quello che riguarda la situazione romantica, allora, io qua ragazzi, se siete single con questo 2 di coppe iniziale e questo mondo, ho come la sensazione che qualcuno di voi possa fare un viaggio, uno spostamento, potreste andare al lago, potreste andare al mare in giornata, cioè c'è come una sorta di viaggio che effettivamente vi può far entrare questo 2 di coppe. Io sento che
ha un buon potenziale di crescita, questa relazione. È vero che dovete mettere i puntini sulle i, dovrete definire i vostri confini, però io ho la sensazione che possa nascere qualche cosa di concreto con questo asso di pentacoli qui, eh. Diciamo che avete un 8 di bastoni, quindi il segreto del continuare a far sviluppare il tutto è un po' la comunicazione. Io sento che qui prima dovete mettere in ordine le vostre idee perché avete 5-6 di spade e poi potrete comunicare quelle che sono le vostre intenzioni, i vostri obiettivi, i vostri desideri, quello che volete costruire con questa persona. Sento che con questo 7 di pentacoli potreste andarci calmi, calmini, ma è più una scelta razionale che non quello che vorrebbe il cuore, perché qui il Fante di Coppe mi dice che c'è come tanto entusiasmo, tanta voglia di concludere, tanta voglia di arrivare a quest'unione del 4 di bastoni che è l'unione, quella in armonia, quella stabile, quella concreta, quella felice. C'è un buonissimo potenziale con questa persona. Ora vi dico i segni zodiacali perché sennò poi mi dimentico e potrebbero essere Scorpione come voi, potrebbe esserci un Cancro, potrebbe essere, di nuovo mi viene Cancro, di nuovo mi viene Scorpione, Pesci, un segno d'acqua secondo me potrebbe essere. Mm. Andiamo con le persone che sono in una relazione già da diverso tempo. Allora, per chi ha già una relazione, sento che è un buon periodo per poter far crescere quest'unione. Per qualcuno non vi nego che è un periodo dove si inizierà a parlare di figli o di dove si vuole arrivare o di che cosa si vuole costruire, o per qualcuno potrebbe essere l'andare a vivere insieme, cioè come il parlare dello step successivo della relazione. Uno dei due secondo me non ha più tanta pazienza, mentre l'altro sta mordendo un po' il freno, è come se si volessero fare le cose fatte bene, con calma. Fino a quando non avrete le idee chiare è come se non foste disposti a prendere delle decisioni. Io credo che molti di voi potrebbero essere indipendenti o comunque vivere da soli da parecchio tempo e quindi anche fare questo passo di andare a convivere può essere motivo di lunga riflessione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno non definita, clandestina, c'è un punto d'unione, ma io sento anche che c'è come una sorta di sospensione con questo appeso all'inizio. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi poco o addirittura non sentirsi, o magari siccome ci sono le ferie adesso di mezzo potrebbe essere un momento dove questa carenza emotiva esiste perché non avete modo di sentire l'altra persona, magari uno dei due in vacanza, soprattutto se dovesse essere una relazione clandestina, magari non c'è la possibilità in questo periodo di sentirsi molto. Però questo, vi dico, non vi impedisce di far crescere la relazione. È vero che ci sono come delle cose da definire e come un dove va la relazione, qual è il destino, qual è l'obiettivo, qual è il punto di arrivo della relazione, però è anche vero che sento che si aprono come dei nuovi panorami qua. Ora, il 4 di bastoni può essere effettivamente una convivenza, quindi ehm, vi dico, se siete clandestini può più far riferimento magari al luogo dove potreste incontrarvi, però se fosse per esempio una relazione non ben definita, può esserci come un passo in più sul ok, vediamoci lì, oppure non lo so,
potreste con questi due, Mondo e il carro, organizzare un viaggio per stare insieme, c'è come una sorta di convivenza, di stare sotto lo stesso tetto per un periodo con questo 4 di bastoni. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ragazzi. Ok, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Riparare, carta numero 52. Fatemi vedere una cosa. Questa carta in realtà fa riferimento al perdono e uno dei significati dell'appeso è proprio il perdonare. Io credo che qui per qualcuno, e mi spiegherei perché questo 5 di coppe, può esserci come un tema da recuperare tra voi due, un tema di cui parlare, un tema che ha bisogno di essere affrontato con questo 7 di spade al contrario, ha bisogno di essere discusso, c'è anche un 5 di bastoni, c'è un 5 di spade. Io credo che ci sia come da ripristinare un equilibrio, ok? Vi dico, la sensazione è che comunque si vada verso qualche cosa di nuovo, verso qualche cosa che desiderate, ok? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale, anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, solo che lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, la formazione è ben più vasta in quella sezione, perché ovviamente sono video pre-registrati, quindi ve li potete guardare con tutto il tempo e la calma di questo mondo. Sono 5 playlist, sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e le playlist hanno la copertina lilla. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!